Lui è Luca che mi darà la mano, che mi fa il timido. Okay. Okay, he's Luca, and the other person that behind him is Luca. Paolo, sorry. Luca and Paul. Allora, la prima cosa da dire è che siamo due sindacalisti della CGIL, il che non vuol dire necessariamente essere degli esperti di lavoro. Attenzione, nel senso che noi ci occupiamo di lavoro, però il termine esperto di lavoro è un po' una parola molto tecnica che può lasciare il tempo per loro. Okay. Ci occupiamo di lavoro dal punto di vista dei lavoratori. Okay. There are two representatives of the labor force here in Como. So he said that they work with the people as in when it comes to work, when it comes to labor, work in generally. So it's not that they have all the solutions, but they will try together, we work together to see how we can bring out the best of what we raised up earlier. Je vais traduire en français pour qui a Ok, lui c'est Paolo, l'autre est Luca. Donc ce sont des syndicalistes. Donc comme on est en train de parler du travail et du monde du travail, c'est un argument très technique, mais quand même ils vont essayer d'apporter des réponses à toutes les demandes. Ovviamente, occupandoci di lavoratori, abbiamo avuto modo di vedere tante situazioni e questo ci consente poi di dirvi e restituirvi una serie di informazioni che vi possono tornare utili. Okay. Occupying of workers, we have seen a lot of situations, and these situations have the possibility of working in our favor. Comme ils travaillent dans le monde, pour ceux qui regardent le monde du travail, donc ils sont là pour donner des informations quand même qu'ils retiennent plausibles pour une compréhension accrue. Allora, la prima cosa che mi ha colpito del discorso di prima è il discorso del lavoro informale, quello che avete definito lavoro informale, che da noi non esiste. Qui in Italia si chiama lavoro in nero. Okay. One of those things that get in is the word informal sector. When I use the word informal sector as in the black side of our work, those work that are not registered, those work that are not known. It's not that it's not in the government, but it's work that have been allowed where you don't need any necessary certificate to start the activity. But here in Italy, those kind of sector, informal sector, doesn't exist. Ce qui a le plus touché, c'est quand on a parlé du travail informel, le travail que nous faisons sans le support, disons, d'un règlement ou d'une loi. Et ceci, en Italie, ça n'existe pas. C'est appelé, entre guillemets, le travail en noir. Le travail sous le pont, en plus, qui n'est pas Molte delle domande che sono uscite prima fanno riferimento a richieste di diritti e voi dovete avere chiara questa cosa. La richiesta di diritti è strettamente legata al contratto di lavoro. Okay. Se voi siete in nero non potete avere diritti. Most of the questions we raised earlier, most of them focuses on our rights, the rights of workers. So that there is something very important to notice here, that for you to talk of that right you have as a worker, then your work must be a regulated one, in the sense that you have a contract work, not the black one, not the informal one. So if your work is registered one, as in contracted one, regulated one, then be sure of your rights. But if it is in the other side, it doesn't exist. Donc toutes les demandes convergent sur quels sont les droits sur le travail. Donc en Italie, le travail est régi par le contrat national. Donc je vais ajouter aussi dans différents secteurs, les secteurs où je suis, le métal mécanique a son contrat. Les autres secteurs aussi, de l'industrie chimique, de l'industrie
du bois ont leur contrat. Donc, aucun travail ne peut être légal sans référence à ce contrat. Donc, toutes les autres formes de travail qui ne regardent pas, qui ne sont pas déclarées, sont dénominées contrats en noir. Et ça te permet pas aussi d'usufruire des droits, comme la pension, comme aussi la couverture médicale. Sì. È ovvio che se tu hai una contribuzione, che è diverso dalla tassa, è una parte della trattenuta che ti viene fatta nel momento in cui tu hai un contratto, una busta paga, la contribuzione ti serve poi sia per la pensione che per essere coperto. Prima c'era qualcuno che diceva, forse tu dicevi, io in nero vengo pagato di più. Certo che vieni pagato di più, però in realtà i soldi che ti trattengono dalla busta paga ti servono per coprire il futuro, ma anche il presente, perché la contribuzione paga parecchie cose, paga il fatto che tu puoi andare in disoccupazione se sei licenziato. Se sei in nero, disoccupazione tu non la prendi, ad esempio. Gli assegni familiari, la maternità. Where he's talking of contribution, as in paying tax, because if you're working automatically, you're paying tax, because there are some deductions. There are deductions they make from your pay, from your slips. So these deductions that they do from your own pay it's not just for the long term, as in when you go to pension, because even as of today, it can still work for you. Maybe you got to lose your job, then it's still there for you. But then if you're not working, if you don't have a regulated job where it is not contracted, yeah, most of the people go for the black job because they earn more. But at the end of the day, if something should happen to that job, you lose everything because you don't have backup. You don't have protection. Neither do you have insurance. So that is why it seems like the black job pay more. But this one that they pay you regularly, that seems to be low. But that deduction is still your money that will save you in the rainy days. Donc, durant les relations sur les différentes tables, toutes les tables ont parlé du travail au noir. Donc le travail au noir qui paye le plus que le travail régulier. Donc le plus là qu'il paye, donc dans le travail régulier, ce sont des contributions, à part les taxes que tu dois payer pour l'État. Et donc ce sont des contributions qu'on te met à part. Pour le moment où tu es au chômage, on te paye pour un temps. Il y a aussi la liquidation. C'est une partie de ton salaire qu'on te met à part. Quand tu en as besoin, tu peux en usufruire. Quand tu es en manque de travail, tu peux le demander éventuellement. Ou quand tu finis ton parcours laboratif, donc c'est quelque chose qu'on te donne en plus. Et non seulement, aussi il y a la prévoyance. Quand tu seras en pension. Il y a aussi d'autres mécanismes pour la couverture sanitaire, pour les femmes aussi quand elles sont en maternité. Donc ce sont des choses qu'on te met à part, qui sont pour toi et pas pour quelqu'un d'autre. Donc c'est pour prévoir le futur. Mais il a parlé des étrangers aussi. Il a dit quoi? Que c'est des étrangers qui travaillent, qui te va à la retraite. Si tu es noir, si tu es étranger, tu n'as pas droit à la pension. Il a dit ça aussi dans son discours. Je ne sais pas si c'est mal. Non, tu es malade. Il problema della pensione, forse ti arriverà. Sì, ti arriverà. Chiudiamo proprio una parentesi sul lavoro nero. Ok. E poi entriamo un po' sul discorso. Il problema del lavoro in nero, anche se nell'immediato uno ha subito dei soldi in contanti e ti dà l'impressione di prendere di più, diventa, a parte il fatto che anche in Italia è tollerato, ma di certo non per il nostro vantaggio, ma di chi ci dà il lavoro, no? Perché costiamo sì, ma un'altra questione. È quando viene un problema. Con il lavoro in nero, se come spesso succede poi non ci pagano,
noi non abbiamo niente a cui riferirci per poter essere pagati. Altro problema, quando mi faccio male, il tema della sicurezza, diranno che non ci conoscono. Chiunque ha un contratto, una retribuzione, c'è l'obbligo per quel lavoratore di essere coperto dall'INAIL, dall'Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ed è obbligatorio in Italia, cioè se tu assumi qualcuno lo assicuri anche contro gli infortuni e le malattie professionali. Se tu non hai un contratto, nel momento in cui avviene un incidente sul lavoro, non sei coperto. Okay. You said that to take a little bit on the black work side. You said that the risks of black work side, yeah, it's good that, yeah, you get the money paid, you hold the cash fast, but the bad side of it is not that just maybe the protection and other things you lose. If they happen to fail to pay you or you couldn't be paid, there is no way you can get your money back. Let's say you're working in a black and they owe you 3 months and they can't pay you, there is nothing you can do. But you don't, because you don't have anything, you don't have a proof, because it's all in black. And the worst part of it is this: if you should get hurt or you get injured or something, you're on your own. Nobody take care of you. You have to fight for yourself. But the advantage of that contract one is this. First of all, there's what they call INER here in Italian. That's that institution, that international institution that handles your protection, your insurance. So because the first time you sign that contract, you're automatically entitled to those rights. What you're saying yourself is that you are being protected from sickness and from injuries or from accidents. You are protected. So that is the advantage of having a contract work. En premier lieu, Paolo a parlé de l'importance du contrat du travail, régulièrement déclaré. Parce que si tu travailles en noir et que succède un accident sur le lieu du travail, tu n'es pas reconnu, tu n'es pas traçable. Ça veut dire que c'est bien, il constate, toi tu n'existes pas, donc tu ne devais pas être là. Et ensuite, Luca a dit que quand tu as un contrat de travail normal, donc tu es déclaré non seulement à l'Institut de contribution, mais aussi à l'INAIL. C'est une institution qui s'occupe des accidents de travaux occasionnels, ou aussi des maladies qu'on déclare professionnelles. Ça veut dire que faire un travail pour un laps de temps, peut-être mal à la chameau, mal au rein, ou quelque chose des courbatures, autre chose sur aussi le rumeur, ça peut être diverses choses. Là, tu es couvert. À ce moment-là, tu es couvert. Mais si tu travailles en noir, tu n'existes pas, parce que c'est un système qui se base sur un database. Si tu n'es pas dedans, tu n'es pas reconnu. Tu n'es pas couvrable. Prima uno dei gruppi ha parlato di patto, no? Della necessità di fare un patto, no? Era emerso questo tema del patto. Il contratto di lavoro, anche se vuol dire avere una busta paga, anche se sembra che i soldi arrivano più tardi, dovete avere pazienza, è questo patto. Ci consente di avere un patto che ci sono altre figure che possono vedere e aiutarci. Ad esempio noi in sindacato facciamo questa cosa. Fa in modo che ad esempio non si possano fare differenziazioni di stipendio in base a chi mi trovo di fronte. Qualcuno di voi prima ha chiesto se era normale che a un immigrato venissero offerti meno soldi a parità di lavoro. Un contratto non ti consente questa cosa, ok? Cioè stabilisce delle regole che per noi sono fondamentali. Anche perché si rifà un diritto costituzionale che dice, un articolo della nostra Costituzione dice che non puoi discriminare per origine, lingua, eccetera, genere. Poi nella realtà non avviene. Però il problema è che dovete distinguere fra quelle che sono le leggi e la realtà. Il problema è che però ci si rifaccia delle leggi è importante, che ci siano queste leggi è importante. Poi è la forza del sindacato e dei lavoratori che permette di far rispettare queste norme. Ok? Because some of us raised up before, like
that immigrants seems to earn low. Some of the time, they pay them less. They say, yeah, it is possible in the informal sector, as in the black sector, the black market side, where they decide whatever to pay you. But on the contracted work, the states already have law guiding the market. There are laws that guide the contract of work. So any contract you have it law that determine what you earn and what you don't. So there are these laws, and the unionist group, as in the labor group, are there to see that these laws are respected. So once you have maybe a contract work and you feel that they are not respecting what you have in your contract, that is where the labor unions can help you. Or if you are in the black market, you're on your own. Okay. Donc, durant le débat, il a été émis quelque chose comme un pacte sur le travail. Le pacte sur le travail, c'est un système qui est soumis à une signature entre ceux qui représentent les travailleurs, ceux qui représentent les entrepreneurs, ceux qui donnent le travail et aussi l'État. Donc, quelqu'un a demandé si, à pareille exécution d'un travail, la rétribution peut être différente entre un travailleur étranger et un travailleur italien. Parce que là, il y a des règles et des lois qui régissent le travail. Donc, à pareille exécution, mission de travail, il n'y a pas de différenciation dans les textes. Mais dans la réalité, peut-être. C'est pourquoi il y a un intermédiaire entre le travailleur et celui qui, l'entrepreneur qui donne le travail, ce sont les syndicats qui sont là per faire valoir les droits dei travailleurs. Ecco, una cosa importante, quando vi propongono un lavoro, iniziamo a fare proprio delle piccole prassi. Quando vi propongono un lavoro, qualsiasi esso sia, come minimo ci deve essere una lettera di assunzione, voi dovete chiederla, mai parole al vento, contratto, e prendetevi del tempo, non dovete rispondere immediatamente, a volte basta anche 4-5 ore. Venite al sindacato, cioè noi siamo della CGIL, ma si può andare anche da vacanza al sindacato. Guardare una lettera d'assunzione e dirvi se questa lettera d'assunzione è regolare o meno, lo facciamo, cioè fa parte del nostro compito, è abbastanza veloce, però abbiamo l'esperienza per dirvi è un contratto in regola, vi stanno fregando. Per quello che mi occupo io sto vedendo sempre più spesso false lettere di assunzione, falsi contratti, anche con italiani, e ci cascano. Quindi chiedete per iscritto lettera d'assunzione o contratto, chiedete tempo per leggerla e farvi aiutare da noi. Noi ci siamo come sindacato perché è il nostro lavoro. Another important thing is this: most of the admission letters that most of us have, most of the time they admit you with an admission letter, they just call you into the office to sign it. So it's that most of the time you don't just rush to sign the letter of admission. You ask for time to study it. So that time you ask for maybe a day or two, you collect the letter, you can go to the unionist, the labor unions, anywhere, CGL, there are a lot of them. Then they will read it for you, and they'll not tell you, yeah, this contract is real or this one is this. Because it's not just the immigrant that they give false admission letters, even the citizens themselves. Because most of the time they tell you sign, you don't know what you are signing. And once you sign, you already signed. So that is why most of the time when we go there to sign our contract of work or admission letter and all that, ask for a time to study it. At that time you ask for, take it to them, and so that they are the specialists, they will look at it and tell you if it is good or not. Donc, pour ce qui regarde les relations qui doivent sanctionner un rapport de travail, le contrat de travail, ils ont dit que prenez le temps de le lire ou de le faire lire aux syndicats qui représentent les travailleurs. Parce qu'il y a des cas où ce sont des contrats fictifs. Ce n'est pas seulement pour les étrangers, pour les Italiens aussi. Quelqu'un a été
fictif, effectivement. Donc, prenez le temps, ou de le dire, ou de le faire dire. Donc, les syndicats sont là pour représenter et aussi pour déterminer si ce contrat de travail est bénéfique pour vous ou ça ne l'est pas. Se è una domanda veloce, se no la facciamo alla fine. No, una domanda veloce perché parlo sui contratti trattamenti visieri, no? Allora, su i contratti che sono delle ufficio, ditte, sono diversi a quelli dei badanti. E così Dei badanti? Sì, siccome parliamo di lavoro, e qua ci sono anche tanti badanti. Molto Quindi, spesso vengono assunte alle cooperative. a parte quello, comunque già la busta paga cambia, perché quella di una ditta viene contato tutto, anche i contributi, no? le tasse così dette. Ma noi invece dalla nostra paga, diciamo percentuale annuale, dobbiamo comunque pagare le tasse. Quindi c'è questa differenza di contratti. Per categoria. Perché probabilmente tu sei a partita IVA. No, non sono partita IVA, ho un contratto che però diciamo, faccio il confronto con mio marito, che lui paga le... Perché tu hai il contratto delle cooperative che di solito... No. Il contratto delle badanti, se ho capito bene, Ah, gli ok. danno un netto, Un lordo, un lordo, però devono pensare loro poi A versare. Sì. E questo penso che sia anche importante. Non hanno il Sì, noi oggi non vorremmo entrare in particolari dei singoli Però credo che è contratti. importante saperlo perché appunto No, questo sono d'accordo. No, anche perché comunque noi ci troviamo, chi non lo sa e chi le paga per la prima volta magari spende tutti i soldi, perché comunque parliamoci chiaro, lo stipendio è di 1.000 euro. Però anche su questo, nel momento in cui viene proposto un contratto per badanti, eccetera, fatelo controllare il contratto. Esistono dei servizi che vi spiegano bene quali sono i vostri diritti e come dovete procedere. Dagli orari di tagliamento. Allora, se appunto ne L'orario approfittiamo. d'ufficio. Quando avete bisogno, il nostro sindacato si chiama CGL ed è in via Italia Libera al 23. Io parlo di noi, poi se riusciamo a recuperare l'indirizzo anche dalla CISA e dalla UIL, così siamo democratici. Che è dietro la questura. Via Rezzoni. Via Brambilla. Però questo possiamo farlo girare CISA è via Brambilla. La CISA è via Brambilla. Perché venite orari di ufficio, ad esempio si va a vedere un contratto. Si vede, si capisce, perché chiaramente, indipendentemente, se siete assunti avrete le trattenute, occhio se vi propongono di aprire a partita IVA, attenzione, perché per quello che mi è venuto in mente, perché tanti aprono partita IVA e non sanno che devono versare i contributi e dopo anni gli arrivano i contributi da versare, sono tantissimi, e magari non avete la liquidità, ed è una fregatura. La frase assunto con partita IVA è una fregatura, perché non esiste. Quindi A, l'indirizzo, e B appunto, venite e leggiamo i vari contratti. No, e quelli che sono assunti in vecchia data, che non c'erano questi contratti che propongono adesso, come vengono, diciamo... I contratti si rinnovano. Ogni totale, sì. She was raising a question on the Per le specifiche richieste di venire a Como. on a kind of contract, but we don't want to go deep into that because it may take us long. So to save our time, she was asked to come to the office there in Como via Libera 23. Via Italia Libera 23, just at the back of, very close to Chinese shop there. È vicino alla questura. Dietro la questura. At the back of Costura. So anyone that have more information to go deep can go there. It's free. You can get there. You can get to them at working hours. You can connect them. Donc le mieux, c'est toujours devant le rapport de travail. Si on vous demande de signer un contrat de travail, demandez un peu de temps.
pour le faire lire et faire contrôler avant de signer. Si vous signez, ça veut dire que vous n'avez rien à faire. Donc, c'est mieux de contrôler. Prenez un peu de temps. Allez, voilà CGL, voilà Will, voilà Cheese. E questo non per la scrittura o in via Brambilla come per il Tebus o bien La Will, dov'è che è la Will? Via Toriani. via Tornare, ok. Il a parlé d'un compte Ivan Nicola. Il avait des discours là. Il a parlé de si on veut ouvrir un compte avec Ivan.